la 500 Abarth in versione elettrica. Adesso la scopriamo insieme su Terzo Garage. A caratterizzare questa 500 Abarth elettrica, anche qui abbiamo i fari con queste caratteristiche palpebre, però una parte bassa decisamente più aggressiva, più cattiva rispetto alla sua sorellina meno potente. La domanda che tanti si pongono è un Abarth, non è un Abarth? Sicuramente è più potente rispetto alla 500 elettrica normale. Qui abbiamo 155 cavalli, 235 Nm di coppia. La velocità però è autolimitata a 155 km/h, l'autonomia con la batteria da 42 kWh è di 265 km. Dov'è che un Abarth, quando si chiama nel breve, e quando ad esempio su questi saliscendi si sente l'assetto decisamente più sportivo, favorito anche nel controllo dell'auto e di chi voglia guidare. Adesso andiamo piano perché siamo in città, da questi sedili avvolgenti davvero molto comodi. L'auto imposta bene la curva, ovviamente con la batteria, anche se è molto pesante, l'assetto è molto stabile perché il baricentro è molto basso e quindi davvero ci si diverte. Non so se riuscite a sentirlo, questo è il suono del sound generator, cioè quel sistema audio che genera un suono motore artificiale e che quando io vado a accelerare, anche in quel caso modifica il sound. Può piacere, non può piacere, si può anche disabilitare. Grazie alla concessionaria Ellero di Saluzzo per aver prestato questa 500 Abarth elettrica a Terzo Garage. Gli interni sono davvero ricercati, davvero piacevoli da vivere. Questo tessuto Alcantara, diciamo, rende davvero belli i sedili stessi, con un disegno che praticamente richiama il marchio dello Scorpione. Abbiamo lo Scorpione praticamente ovunque. Molto buona anche la triangolazione sterzo pedaliera sedile. Ho lasciato io il suono del sound generator per vedere se desse fastidio. In realtà è un po' che la sto usando. Dopo un po' ci si abitua. Certo che i puristi del suono del motore endotermico, del motore a scoppio, probabilmente non saranno così felici, soprattutto dall'esterno a volte il suono è metallico, però non dà fastidio. Abbiamo detto batteria da 42 kWh che può essere anche caricata alle fast a 85 kW, quindi dallo 0 all'80% in una mezz'oretta. I saliscendi con un po' di curve come questa stradina sono sicuramente l'ambiente dove si apprezzano di più le qualità dinamiche di questa 500 Abarth elettrica. La spinta è molto buona soprattutto nel breve, nei primi fino ai 70-80 all'ora, davvero si apprezzano le caratteristiche di accelerazione. Lo 0-100 è coperto in 7 secondi a patto di avere la batteria almeno al 90%. Andando a modificare le modalità di guida,
Io prima ero in quella Scorpion Track, quindi quella più performante, e si nota subito un cambiamento del comportamento della vettura, soprattutto per la frenata rigenerativa. In turismo la frenata rigenerativa è molto forte, si sente parecchio, mentre nella modalità più sportiva praticamente non c'è. A parte la frenata rigenerativa, tornando nella modalità più performante, dicevamo, quello che si apprezza è anche la potenza dei freni veri e propri. Io, andando a pinzare, ho sicuramente un buon spazio di arresto, nel senso molto breve. L'auto si ferma anche senza muoversi, senza troppo beccheggio, la cosa mi dà sicurezza. Il volante è una delle cose migliori, davvero si impugna bene, ha questo rivestimento in simile al Alcantara che non lo fa scivolare ed è molto gradevole secondo me il disegno. Le funzionalità da questi tasti, diciamo freccia, si vanno a impostare tutte le informazioni che si possono vedere sul cruscotto digitale, davvero molto ben leggibile, da 7 pollici, con un sacco di possibilità di personalizzazione. Vedete, io vado anche a cambiare la visualizzazione delle informazioni principali, che sono la velocità e non il numero di giri ma la carica della batteria. Poi abbiamo le informazioni del viaggio, gli assistenti, qui abbiamo i soliti ADAS, cruise control adattivo e tutto il resto, infoveicolo eccetera, e poi qui andiamo anche a visualizzare volendo il navigatore, mentre il display dell'infotainment è da 10 pollici e 25 e anche qua le informazioni non mancano. È un sistema direi molto ben reattivo, funziona davvero bene. Nella home abbiamo la possibilità di andare a scorrere le videate che ci sono e anche ad aggiungere pagine, quindi andare a personalizzare tutte le informazioni. Qui abbiamo invece i tasti funzioni, i tasti fisici per il climatizzatore, e qua più in basso ancora abbiamo i tasti per parcheggio, retromarcia, folle, drive per andare avanti. Questa 500 Abarth è fatta a Torino, infatti lo troviamo anche all'interno delle porte Made in Torino, e troviamo anche sotto i tasti del climatizzatore il profilo della città. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app, ci sono anche gli accessori. autoit.it. Non so se in questo momento riuscite ancora a sentire il rumore del sound generator, cioè del motore virtuale, chiamiamolo così. Dalle impostazioni della macchina ferma oppure che non vada oltre i 5 km/h, possiamo andare a eliminarlo, avevamo detto. Quindi andiamo a cercare le impostazioni del veicolo, display, premiamo, andiamo su vettura elettrica, premiamo e andiamo su suono esterno e lo eliminiamo. Non si sente più, quindi d'ora in poi noi avremo l'auto silenziosa come una normale auto elettrica. Tolto il sound generator, un po' mi fa effetto, perché ormai diciamo mi ero abituato. Adesso vedremo facendo la stessa strada di prima, quindi con queste curve, e non abbiamo più quel suono che un po' aggiustava, nel senso che l'effetto, l'auto è sempre davvero molto performante. È davvero un piacere. Qui abbiamo l'Abarth, lo spirito Abarth, che si fa sentire con queste curve in cui la macchina davvero trasmette sicurezza, resta incollata alla strada. Peccato però, io ormai mi ero abituato e quel sound anche un po' finto magari, diciamo che arricchiva il divertimento. Su questa 500 Abarth Apple CarPlay è wireless ed è molto comodo, perché su questo display da 10 pollici e 25 davvero si vede molto bene, molto facile utilizzarlo senza cavo, quindi una comodità in più.
Per chi dovesse trasportare dei bambini sono molto facilmente accessibili gli agganci Isofix, sia davanti sia dietro. E con la 500 Abarth elettrica è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale e ditemi anche che cosa pensiate di questa particolare auto. Buoni chilometri a tutti, alla prossima, ciao!